Buongiorno. Ciao. Ed eccoci finalmente sulla prima spiaggia greca. E vai! C'è il sole, guardate il cielo, però ancora la temperatura è un po' rigidina. A caccia di sole, Sì. C'erano i Ghostbusters una volta, ve lo ricordate, no? Che erano acchiappa fantasmi. E noi siamo acchiappa sole, Dove c'è il sole e dove ci vedete. Però ci sono le montagne della Bulgaria qui dietro e il freddo ancora si fa sentire. Le montagne le vediamo. Anche perché ieri sera, quando abbiamo passato questo tratto di strada, pensate un po', al confine bulgaro c'erano 70-80 km, quindi è molto vicino, non è lontano. C'è una catena montuosa, diciamo, che divide i due confini, e probabilmente, visto che abbiamo visto il meteo in Bulgaria, è veramente freddo, sta nevicando, la neve. quindi insomma noi siamo venuti dal lato un pochino più caldo. Sapete quanto amiamo il sole. E infatti ci troviamo sulla spiaggia di Ofriniu Beach. Ofriniu è scritto, penso si legga Ofriniu. E dietro di noi vedete la penisola calcidica, quella che ha 3 dita, e quello più vicino a noi è il dito del Monte Athos, quello che è chiuso ai turisti perché è pieno di monasteri. Ti hai trovato? Guardate, appena messo piede sulla spiaggia, la Grecia che benvenuto che ci dà. Ho trovato un sasso a forma di cuore, ma bellissimo, poi fatto bene. Ha tutto un colore suo particolare. Cuore di qua o cuore di là, scegliete il lato, è doppia facciata. Allora ragazzi, come vedete abbiamo una SIM card della Vodafone. Avevamo il negozio qui davanti che fa, non ne approfitti. Ma non ci credevamo nemmeno noi, perché praticamente questo Frigno è una frazione balneare e è chiuso praticamente quasi tutto tranne i bar. Abbiamo visto sul telefono che c'era un negozio della Vodafone, Fede ha detto ma facciamo 2 passi. Proviamo. La signora parla perfettamente inglese, aveva la SIM al volo praticamente per noi, 1 minuto, pagata, ciao, arrivederci, cioè più veloce di così. Ma la cosa più bella, giga illimitati a 15 euro al mese, più 5 euro della scheda, quindi tutti i mesi possiamo ricaricare con 15 euro. Il primo mese ovviamente vi costa 20, ma 20 euro giga illimitati. Vedrete ancora i nostri video. Almeno questa cosa l'abbiamo fatta, dai. Se qualcuno si domandasse ma volete ancora rimanere un po' in Grecia, sì, perché è un paese che al momento ci piace, cerchiamo un po' di temperature adeguate, caldine, Sì. Quindi probabilmente andremo verso sud. E è un paese molto accogliente, si sta bene, e ci siamo stati, è vero, 2 mesi l'anno scorso, ma prettamente abbiamo visto un po' la parte del Peloponneso. Abbiamo visto alcune zone, ovviamente non l'abbiamo visto tutto il paese, quindi vi porteremo in nuovi posti, nuove mete, forse anche qualcuna di quelle vecchie che ci è piaciuta tanto. Sì, per forza. E comunque venite con noi perché le sorprese non mancheranno. E poi ci sono 2 cose che vogliamo fare al più presto. Sapete quali sono? Non ve lo diciamo. Scrivete. Glielo dico? No, non glielo direi, è una sorpresa. Diciamogliene una. È una sorpresa anche per noi, no, io non direi niente. No, ma a te magari è una sorpresa, non è quello che pensi te. Vabbè, una cosa è un bagno, dai, un bagno nel mare greco non lo vogliamo fare? No, non è una sorpresa, questa è una mazzata. E un'altra cosa che vogliamo fare al più presto è farci una bella orata alla griglia sulla spiaggia. Ah, vabbè, io pensavo ad altro, No, quelle sono le vere sorprese, le vere chicche che verranno dopo, che scoprirete solo guardando i video. Esatto, rimanete con i 2 toscanacci tickets. Ripartiamo. Ci spostiamo. E mentre viaggiamo veniamo subito circondati dai soliti mitici olivi. Questa cosa ci fa anche venire in mente che dobbiamo comprare un po' d'olio. Esatto. D'olio d'oliva, perché inizia a scarseggiare, e qui in Grecia ce l'hanno anche buono. La Grecia, come sapete, insomma, insieme all'Italia e alla Spagna, è uno dei maggiori produttori mondiali di olio d'oliva, e si capisce anche perché, insomma, ha estensioni di questi oliveti da tutte le parti. Poi il clima mediterraneo. Clima mediterraneo, quindi insomma
anche l'Italia ce l'ha molto buono da una certa latitudine al sud, quindi siamo in pochi paesi sì che possiamo vantarci di questa produzione pregiata. Ebbene sì, dai verdi boschi e dagli uliveti siamo entrati nella periferia di una grande città che abbiamo già visto più di una volta e che è Thessaloniki, ovvero Salonicco. La periferia di Salonicco è molto grande, specialmente la zona artigianale e industriale, e noi lo sappiamo bene. La conosciamo molto bene. Perché l'anno scorso abbiamo avuto bisogno di alcuni pezzi di ricambio, non so se vi ricordate, e siamo impazziti per cercarli perché eravamo qui in Grecia e la città più vicina, più fornita era questa, e quindi insomma ci siamo sbattuti, come si dice, per cercarli. Se non avete visto i video li trovate nella playlist della Grecia, andate a vederli per chi ancora non ci conoscesse e per chi insomma avesse conosciuto il canale dei due toscanacci Tickets solo adesso, perché insomma è stata una bella peripezia e poi magari può essere utile a qualche campeggiatore, a qualche viaggiatore che ne abbia bisogno, insomma. Ma ora noi giriamo verso destra perché abbiamo intenzione di raggiungere alcune spiagge dove in parte siamo già stati e dove in parte magari vogliamo esplorare meglio, e anche per rilassarci al sole. Qui alla mia destra, ora appena finisce questa sequenza di alberi, c'è una piccola laguna e là dietro si intravedono con il sole i fenicotteri. Guarda che bellezza, che belli, tutti rosa. Vedete là? Guarda quanti. Non so se si riesce a vederli, tutti raggruppati che si godono il solicino, ma anche noi. Abbiamo fatto un veloce pit stop perché c'erano i bagni qui sulla strada, c'era un parcheggio con i bagni pubblici, avevamo bisogno di scaricare la tanica delle urine del nostro trelino e Fede si è sacrificato per l'occorrenza e quindi è andato a svuotarla. È veloce, per questo è veloce, ci troviamo bene. I bagni pubblici si trovano ovunque, in Turchia non ci sono stati problemi, ma anche in Grecia ci ricordiamo insomma che sono frequenti. Abbiamo lasciato l'autostrada perché abbiamo completamente bypassato la parte montuosa, quindi ora e anche la città, e quindi stiamo scendendo un po' verso sud e quindi basta autostrada, ora strade libere, ci godiamo i posticini, i paesini, fra poco faremo pausa pranzo. Strano che ancora l'autista qua non si sia lamentato, e fortunatamente tiene il tempo. Allora, dopo un po' di spostamento siamo arrivati nella spiaggia di Katerini, un luogo che abbiamo già visitato in passato e dove ci eravamo appunto già fermati, e a questo punto facciamo una piccola sosta pranzo. Marta sta preparando, vi faccio vedere un attimo la spiaggia. Lì c'è anche un airone cenerino in fondo al canale, non so se lo vedete, si abbronza al sole. Tra l'altro in questo piazzale avevamo già dormito una notte l'anno scorso. Ora valutiamo se voler dormire anche oggi, anche stasera in questo luogo, oppure se spostarci qualche chilometro più in su. Ora rallenteremo, come detto, sensibilmente. Vi faccio vedere la spiaggia, sembra anche abbastanza pulita, a parte le alghe. Sì, c'è qualche bottiglia qua e là, poi magari la raccattiamo. Si sta decisamente meglio come temperature. Allora, che si mangia? Un po' di avanzi. Abbiamo un'insalata
avanzata di ceci e tonno. Poi volevo fare qualche bruschettina con il salmone da accompagnarci. Ci sono un po' di salse, ci sono delle olive, c'è un po' di formaggio, quindi non si muore di fame. Guardate che ciambellone, un simit turco ripieno di tutto, salmone, c'è un sacco di robina buona da mangiare e quindi noi facciamo pranzetto. È venuta questa idea, avevamo dei simit presi ieri in Turchia, sono buonissimi, li abbiamo scaldato un po', poi lo potete aprire e ci mettete dentro i che volete, come dicono a Firenze. Li avevamo mangiati anche con la Nutella, ma questo col salmone, il pesto, pomodorini, secondo me è meglio. E poi bruschettine con l'aglio e il pomodoro sto preparando, sempre di contorno all'insalata, Siamo giunti a tavola, abbiamo fatto un po' di lavatrici oggi, un po', perché ci volevano. Abbiamo qua, proprio qua dietro un self-service, non mi veniva la parola. Quindi oggi pomeriggio abbiamo approfittato, praticamente abbiamo passato il pomeriggio in lavanderia facendo una lavatrice da 16 kg piena, colma di panni. Avevamo 2 borsate giganti e quindi abbiamo lavato e asciugato con l'asciugatrice tutto, già riposto tutto negli armadi. Siamo stati operativi, Quindi siamo stati operativi, siamo stati a posto, insomma, messo tutto a posto, apparecchiato e preparato un po' di pesciolino in padella con un po' di insalata, un po' di sgombri per la precisione, l'insalatina, e l'insalatina, e questa sarà la nostra cena. Andremo a letto presto, ma domani si prospetta un nuovo giorno, un nuovo abbiamo giro. un programma, un po' di cosette, quindi esatto, rimanete connessi perché ne vedrete delle belle. Buongiorno, diciamo, tiriamo un po' sul morale perché oggi è nuvolosa, giornata un po' grigia, ragazzi. Ti svegliavo bene, Fede. No, stavamo riflettendo, come si dice, a voce alta sui prezzi del carburante. Siamo appena partiti dal nostro spot lì sul mare a Caterini, nella spiaggia di Caterini, poco fuori. Abbiamo dormito in questo parcheggio fronte mare. Nel mentre dall'altro lato della strada, non ve lo inquadro, ma c'è il signore greco che se la faceva addosso e si è fermato praticamente poco dopo il semaforo per fare i suoi bisogni. Era dietro un montante e non l'avevo visto. Proprio lui ha sorpassato il palo del semaforo e ha lasciato la macchina lì. Bellissimo. Bellissimo perché non si inquadra, se no ci chiudono il canale. Se no se la faceva addosso, e quindi vabbè, diciamo giustificato, via. Sì. E quindi ritorniamo al discorso. Niente, siamo appena partiti da un minuto, stiamo appunto lasciando, come vi dicevo, la frazione di Caterini. La benzina verde costa al momento quasi 1,80 qui in Grecia, e vedo un altro distributore sull'altro lato. No, quello no, aspetta. No, quell'altro forse era 78, questo 60, 69, insomma, ovviamente oscilla come i distributori italiani. Però insomma, e il gasolio mi sembra 1,54, 1,55 da aver visto, se non erro, rispetto all'1,10, a volte a 1,08 che abbiamo trovato in Turchia. È un bel colpo al cuore, Ora cerchiamo di raggiungere un punto sulla spiaggia dove ci dovrebbe essere una fontana d'acqua, così facciamo anche il carico, perché siamo completamente vuoti. Perché stamani, mentre lavavo le tazze della colazione, finita. Se non sapete cosa scegliere, mare, montagna.
vediamo se troviamo questa fontanella d'acqua. Esatto. La vedi te la fontanella? Più che altro vedo che c'è la strada interrotta. Ecco. No, non c'è mai una gioia. Mamma mia, però guarda poveretti, qui gli ha fatto una devastazione il mare. Qui ci deve essere stata una mareggiata perché gli ha spaccato tutto. Cioè, qui ci sono i pezzi d'asfalto. Qui è interrotta, no, ma qui stanno a fare dei lavori, dai, non è possibile. Gli è crollata. Oppure gli ha mangiato la strada. Cioè, Fede, quelli sono Sì, il sì. manto stradale. E ovviamente la fontana è laggiù. Niente, dai. È dura sta vita di van life. Gli ha fatto veramente, cioè questa casa qui, pur che sia una casa estiva, ma praticamente è isolata perché è interrotta laggiù e è interrotta di qua. Cioè gli ha mangiato tutta la spiaggia. Stiamo incontrando da diversi chilometri tantissime piantagioni di kiwi, questi alberi molto particolari che fanno un ombrello, tutto una distesa di rami, praticamente si intrecciano gli uni con gli altri, e qui in Grecia ce ne sono veramente tanti, belli e poi insomma buoni, quindi cercheremo i kiwi della zona, magari Appena colti. a qualche se riusciamo a trovare qualche distributore fresco come si dice. Finalmente il pranzetto. Ma in questo momento ci vuole ancora di più perché ci siamo fermati in un'area picnic, diciamo, c'è il tavolino con il barbecue, le panche, di fronte a una piccola chiesetta, e mentre Marta stava preparando gli spaghetti sono andato a controllare un faro sinistro perché mi sono accorto di avere una lampada bruciata. Quindi che ci vuole? Vai lì, cambi la lampadina. Invece, ahimè, è successo il patatrack, ovvero per cercare di levare la lampadina mi è rimasta in mano la molletta e non mi riesce più di metterla. È una roba allucinante, poi ci si muove malissimo, ci si infila male le mani e non si vede nulla. Quindi non riuscendo più a mettere la lampadina mi tocca in qualche modo liberare spazio, ovvero dovrò smontare un po' di pezzi di carrozzeria. Speriamo di riuscire con il triangolino superiore e di non dover andare oltre perché non c'è versi. Nel frattempo si mangia, così almeno Piatto di pasta al pomodoro. Vai. Ci vuole un po' di sostegno materiale e poi faremo questo piccolo lavoretto. Ogni volta che c'è una cavolata, sì, state tranquilli che si accentua sempre perché non si può mai stare tranquilli. È così che si deve fare. La vita in viaggio con un mezzo è anche questo. Però la lampadina va sicuramente sostituita. Mangiamo e poi andiamo a fare questo piccolo lavoro. Bene ragazzi, a questo punto iniziamo il lavoro, andiamo a rimuovere questo sportellino, questa parte superiore. Speriamo qui in questo modo di poter accedere al faro. Sono due viti, speriamo di riuscire a levarle perché sono anche belle dure.
Ok, siamo riusciti a levarlo, ci sono queste due clip a incastro. Mi sa che devo rimuovere anche questo. Qui non ci si passa. Via, anche questo l'abbiamo tolto. Qui ci sono da levare tutti queste viti per il faro. Tocca levare tutto il faro, c'è versi. Ok, allora come vedete per una cavolata mi è toccato smontare tutto il faro. Sono riuscito a levarlo. Questa è la situazione che vediamo. Non l'ho voluto smontare la scorsa volta per sostituire il sensore del gasolio, ma quando le cose sono segnate era destino che lo dovessi smontare. Come vedete ora posso accedere qua dietro e sistemare questa cavolo di molletta che mi è rimasta praticamente in mano. Certo, è un po' fatto a cavolo sto faro e sta accesso alla lampada. Vedete, questa è la parte della lampadina. Ora devo cercare di risistemare tutto e di trovare il verso di metterci la molla, che non è mica facile. Allora si leva intanto questa, che è bruciata. No, questa è quella nuova, l'ho già sostituita. Ok. Che poi tra l'altro prima mi è rimasta a penzoloni, mi si è appoggiata qui e mi ha bruciato la plastica, l'ha sciolta. Ecco questo odore di plastica. Infatti mi ha fatto un po' di fumo prima, non me ne ero accorto, lì per lì. Ecco. È bollentissima, comunque nessun problema, ho visto dove l'ha fatto, quindi nessun problema. Ora mettiamo la molla e richiudiamo tutto. Allora, questa è la posizione della molla, quindi ho messa così. Dovrei essere riuscito a sistemare la molletta, tutto quanto. Ora accendiamo il faro per vedere che il cavo sia collegato bene, così poi andiamo a richiudere tutto. Benissimo, tutto collegato bene. Ora rimettiamo il tappo di gomma, questo qui. Poi andiamo a rimontare il faro. Bene, a questo punto andiamo a rimontare il faro, quindi va rimesso praticamente in posizione e avvitate tutte le viti. Perfetto ragazzi, il lavoro finito. Ora speriamo che non ci diano più problemi questi fari del Ducato, perché è davvero complicato cambiare le lampadine. Cioè, di per sé è semplice, ma queste molle sono veramente delicate. Ora ho sistemato con le pinze un po' i dentini che saranno un po' aperti, ho cercato di ripristinare la sua forma originaria, speriamo non ci siano problemi. Metto via gli attrezzi e ripartiamo. Perfetto, lavoro finito. A questo punto, visto che la giornata sta un po' volgendo al termine, dormiremo stanotte in questo parcheggio. Di fronte, come vedete, c'è questa piccola chiesetta, ci sono i secchi dell'immondizia, c'è una fontana d'acqua, è un punto panoramico su tutta la pianura circostante.
e domani mattina ci metteremo nuovamente in viaggio, così almeno stasera ci studiamo bene l'itinerario. Qui vi faccio vedere ancora meglio tutta l'area picnic. Qui vedete abbiamo un barbecue, sarebbe interessante poterlo utilizzare, però le temperature, ora mi vedete in felpa, ma inizia a fare freddino, quindi ora rientro dentro Charlie, raggiungo Marta e poi ci prepariamo per passare la serata. Sì, decisamente stanotte rimaniamo qua. Comunque lavoro top. Buongiorno, nuova giornata, ci apprestiamo a lasciare questo parcheggio, abbiamo dormito benissimo, luogo molto tranquillo, non è venuto nessuno a darci fastidio, quindi ottimo. Ora accendiamo il motore di Charlie, ricontrolliamo per bene i fari e prima di andare via però facciamo un piccolo refill di acqua, perché qui davanti alla chiesetta abbiamo una fontanella, quindi ne approfittiamo e poi ci spostiamo ancora più verso sud. Speriamo che il tempo apra, perché oggi ha messo un po' una giornata un po' nuvolosa ed è anche un po' freschina. E buongiorno anche da parte mia, ciao a tutti! Non riusciamo a levarci questi mega felpone, ragazzi, anche stamattina un freddo, un vento ghiaccio, mannaggia, vabbè, comunque sta uscendo il sole, nota positiva. Molto positiva. E ancora nota maggiormente positiva il fatto che abbiamo dormito bene e continuiamo la discesa verso sud, perché queste temperature non ci garbano, come si dice in Maremma. Ma non troppo a sud, perché sennò si arriva in Antartide. No, non troppo a sud, peggio. certo. Un po' più a sud, in Grecia, perché ci sono delle cose interessanti da visitare e perché cerchiamo il sole. Dai, a caccia di sole! E questi che stiamo costeggiando sono tutti campi di cotone. Lo vedete perché sono rimaste dei piccoli pezzetti bianchi, che è il cotone che raccolgono poi a fine estate, e ora il campo è rilavorato nuovamente, insomma, poi nasceranno le piantine di cotone e poi lo raccoglieranno. Quindi è molto bello da vedere quando c'è il campo tutto fiorito, molto suggestivo. E si va nelle nuvole, guarda là, mamma mia, che foschia, che nuvolone, che nebbia. Non è che non ci vogliono far svegliare? Non lo so. Stamattina ci siamo svegliati un po' intorpiditi con quel nebbione e lo ritroviamo lungo strada. Sembra non passare. Ci vogliono lasciare mezzi addormentati. Avete presente quando vi sentite il cielo basso qui sulla testa? Io ho una certa idea di cosa possa essere questa nebbia, ce l'ho. Davvero? Sì, potrebbe essere la sorpresa. E là, davvero, era possibile? Ancora manca un po', Eh sì, manca. Io ho capito cosa dice il signor Fede qua. Perché in effetti una sorpresa c'è, o almeno per noi, per voi non lo so. Stiamo purtroppo notando, ragazzi, un'immondizia ai bordi della strada incredibile. Cosa indecente. Sta facendo chiudere lo stomaco. Sono venuti crampi. E per farci chiudere lo stomaco a noi, cioè voglio dire, proprio è una roba, non ce la ricordavamo così tanta.
non so, magari poca memoria a noi, però è veramente indecente vedere questa nostra terra, e sottolineo nostra terra, e poi qui mi chiudo perché sapete poi se mi parte la polemica, questa nostra terra così trattata male da chiunque apra un finestrino e butti qualsiasi oggetto che possa poi essere buttato in un secondo momento in un cestino o in un secchio dell'immondizia, dove differenziato, comunque non buttato nel nostro ambiente. Siamo usciti dal nebbione, guardate là. Oh, suggestivo vedere. Siamo sopra le nuvole come ieri. Sopra le nuvole, sì, esatto. Sembra di volare. Andiamo giù in discesa come le zucche. Come sei concentrato alla guida oggi? Oppure stai ancora dormendo? Un po' sto ancora dormendo. Ecco. Ora si scende tanto, non sembrava di essere saliti. Eravamo a 500 metri e ora si va praticamente sul mare. Zero, A praticamente. zero. Siamo quasi arrivati, manca pochi chilometri, vero? Pochissimi. Questione di minuti e ci siamo, ragazzi. Intanto davanti a noi il signore con la macchina rossa ha deciso di tappezzare tutto il vetro posteriore di fotografie. E qualche camper incrociamo Sono camper che vengono via dal luogo X. dal luogo X dove stiamo andando noi. Ah, ma non solo vedi, le foto le ha messe anche nella portiera posteriore. Ora che ha fatto la curva lo vedo. Magari non gli piaceva la macchina, gli è venuta a noi al colore e ha voluto tappezzare tutto con le foto. Siamo arrivati, guarda quanti camioncini. Chi riconosce il posto? Ha camperizzato anche il furgone dell'UPS. Sì. Ed eccoci qua a tavola. Allora, mentre fuori si sta svolgendo il raduno dei camperisti, dei camion camperizzati, ci sono dei mezzi, mamma mia ragazzi, ma non vi diciamo nulla. Noi pensiamo a cose più serie, ovvero al pranzo. Non saremmo noi, non saremmo noi. Tickets. E che cosa mangiamo oggi? Che cosa mangerebbe un greco in Grecia? Un pranzo tipico, anzi una colazione pranzo turca. Ci sembra giusto, ovvero la Cavalti. Abbiamo comprato, visto che ci era piaciuta tantissimo la Cavalti in Turchia, abbiamo comprato varie salsine che usano, le olive, insomma, tipo il formaggio salato. Il formaggio quello salato, i cetriolini, il miele tipico che usano sul formaggio, la tahini, insomma ci stiamo apparecchiando questo piccolo tavolo, ma non si vede praticamente il fondo perché è pieno di ciotole e ciotoline, e mangeremo oggi così, con una Cavalti un po' reinventata da noi. E buon appetito da Turchia passata e Grecia attuale. È un bel passaggio di consegne, direi. Sì. Ma dove siamo? Dove siamo? Noi ora mangiamo, ci godiamo questo pranzo e poi andremo all'avventura. Ma è proprio qui, proprio a 2-3 metri, pochi passi, quindi non ve lo perdete perché è una bellissima e calda sorpresa. Ve lo sveleremo nel prossimo video, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete nessun video, nessuna informazione, nessuna prossima uscita. Un like ed è molto ben accetto perché ci aiuta a crescere e vi porteremo ancora nei nostri viaggi in giro per il mondo. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Giornata, ciao ciao, non si mangia, ciao.